Buongiorno ragazzi, oggi andremo a montare la radio CB e l'antenna che gentilmente ci ha fornito Top Gear. Loro sono di Roma, vi lasciamo il link in descrizione perché hanno veramente tantissima attrezzatura per l'outdoor, per il 4x4. Grazie Carlo, veramente è stato super gentile. Venite con me che la montiamo. Questa la andiamo a applicare direttamente qui sul cofano, non bisogna bucare perché ha le due viti interne con i buchi filettati e quindi non bisogna bucare niente, si va a fissare direttamente, fatta apposta per i cofani o altri punti dove c'è una lamiera fine, almeno così da poter agganciare. Poi dall'interno andiamo a evitare i due perni. Questa è l'antenna che ci hanno inviato i ragazzi di Top Gear di Roma, poi mettiamo il link in descrizione. La mini turbo tricolore, bellissima, veramente una chicca. E questa la andremo a posizionare direttamente qui sulla staffa che ci hanno sempre inviato loro. Faremo passare prima il cablaggio chiaramente per andare a collegare il cavo dell'antenna all'antenna, che poi passerà all'interno del buco della staffa che è fatto apposta, che poi passerà all'interno del cofano, comunque un pezzo di cablaggio che dopo vedrete. Il cablaggio direttamente nella staffa che è fatta apposta con la propria sete per alloggiare il cavo. Adesso stiamo facendo passare il filo dall'interno, anche in questo caso la staffa è fatta apposta perché la scanalatura per alloggiare il cavo comodissima. Quindi adesso lo tiriamo e questo filo andrà poi all'interno. Adesso siamo andati a fissare sempre momentaneamente, giusto per prendere le misure, l'antenna alla staffa e sta perfettamente, lavoro perfetto. Molto semplice da installare. Andiamo a serrare bene il gancio, la vite che c'è all'interno dell'antenna e poi andiamo a fare il buco per andare all'interno del cruscotto. Adesso andiamo a bucare in quel punto lì per passare il cavo dell'antenna, così andiamo direttamente nel cruscotto e all'interno monteremo la radio CB. Poi devo dargli una pulita perché è veramente zozzo, ci sta una pulitina. Partiamo chiaramente sempre con una punta più piccola per andare poi a allargare man mano. Adesso facciamo passare il filo. Vi ricordiamo che la radio CB l'abbiamo presa da Top Gear, qui abbiamo messo una serie di sponsor e marchi di attrezzatura che usiamo. Adesso abbiamo collegato l'antenna, la radio la andiamo a installare in questo punto, tanto è un punto inutilizzato del daily, del cruscotto del daily, quindi andiamo a metterla qui, molto figa. Adesso la togliamo, fissiamo la staffa, poi la rimontiamo, poi attacchiamo il microfono e il portamicrofono e dovremmo esserci. Questa è la staffa che forniscono loro per posizionare la radio all'interno. Cristian con la sua nuova attrezzatura. Sono contento, una volta avevo tutto sparso. Adesso a questo punto andiamo a fissare la radio, semplicissimo, si avvitano le due, fa tutto al millesimo, ho trovato sto posto che ci sta giusta. Si riesce a svitare tranquillamente. Io ho deciso di metterla qua perché è comoda, abbiamo uno spazio utilizzato. Ok, e la radio è fissata. Adesso andiamo a mettere un po' di ordine qua nei fili, poi gli farò comprerò perché adesso non ce l'ho, dei fermafili adesivi che andrò a metterli un po' qua nel cruscotto per non avere sto cavo volante in giro per il cruscotto. La radio ha la presa di alimentazione che è un accendisigari, quindi basta attaccarla direttamente all'accendisigari e l'alimentazione
a 12 volt è fatta. Questa presa qui noi l'abbiamo collegata direttamente alle batterie servizi, quindi è sempre attiva, non bisogna avere il mezzo per forza in moto, comunque non è collegato alla batteria motore ma a quella dei servizi. Adesso andiamo ad attaccare il suo microfono, che è veramente bello, della PNI, dove si possono anche cambiare i canali direttamente dal microfono, e c'è anche l'autosquare, quindi molto comodo, direttamente dal microfono si può fare tutto. Ha la sua presa che si va a attaccare direttamente alla radio CB. Allora, il microfono ha un suo alloggiamento biadesivo, quindi si può andare ad attaccare ovunque, in qualsiasi punto del cruscotto o sotto il volante, dove eventualmente lo metterò io. Adesso devo valutare se metterlo qui o forse lo andrò a mettere qua, in realtà, che è comodo. Devo un attimo vedere dove collocarlo. Allora, adesso andiamo a fissare il microfono. Alla fine ho deciso di metterlo in questo punto, che è veramente comodo. Basta fare un po' di pressione. Il biadesivo è molto potente, quindi non c'è bisogno di andare a fissare con viti al cruscotto, già non si muove, ci si può attaccare qualsiasi cosa. E il microfono è comodissimo, si va a alloggiare direttamente lì, uno ha bisogno, tac. In più, raga, finalmente abbiamo ricevuto il mozzo del volante, quindi abbiamo montato il volante. Devo ringraziare tantissimo Giuseppe Simonato, che è stato lui a farci costruire da Sparco appositamente il mozzo per l'Iveco, perché non esistono prefabbricati, e quindi ci ha fatto costruire il mozzo con il 1000 righe apposito del piantone. Poi ne aveva montato uno staccavolante tutto ricavato in alluminio dal pieno, comodissimo, dove si può staccare il volante, e anche un ottimo antifurto, perché il volante è veramente leggero, perché è sportivo, è molto leggero, e quindi te lo puoi mettere anche dentro allo zaino o attaccato allo zaino. Comunque, se vuoi lasciare il mezzo per più ore in posti magari un po' non troppo belli. Quindi abbiamo montato, il mozzo ce l'ha fornito, abbiamo montato lo staccavolante, che è questo pezzo qui in alluminio anodizzato giallo, e il mozzetto suo che si va a collegare al mozzo principale del mezzo. Poi ha una sua sede, basta inserire e il volante è perfettamente solido. Staccare, attaccare. Veramente comodissimo, scamosciato, così anche d'estate, non essendo, noi ce l'avevamo in pelle prima e veramente diventava bollentissimo, invece scamosciato no, è più piccolo, il diametro è 35 mentre l'altro era 40, quindi è molto più piccolo. Chiaramente va a penalizzare l'idroguida, quindi più largo è il volante e più morbido rimane la sterzata. Questa è più piccola il volante, quindi è più rigida la sterzata, sicuramente va a penalizzare quello, ma in realtà avendo l'idroguida è un lusso, e mi trovo molto meglio soprattutto in pezzi un po' difficili in fuoristrada, perché avendo il volante più piccolo hai più padronanza del volante rispetto a un barcone come quello di prima, che a prenderlo era un bel casino. Il timone. Sono veramente felice, anche e soprattutto per il fattore antifurto, perché comunque uno ci si porta il volante dietro, e quindi bisogna avere il ladro deve avere un altro volante con lo staccavolante identico. Diciamo che è un ottimo. Poi abbiamo fatto vedere, abbiamo anche il block shaft, quindi diciamo che un po' di deterrenti ce li abbiamo, dai. Quindi vi ricordo di iscrivervi, mettere clic sulla campanella, così rimanete aggiornati sui vari nostri video, e un bel like, un bel commento se vi è piaciuto il video. E nei prossimi vi mostreremo tanta attrezzatura nuova, tutta la nostra attrezzatura da cucina, da outdoor, ci saranno un bel po' di contenuti da mostrarvi in più. Poi tutti i lavori futuri che faremo tra un mese e mezzo / 2 al furgone, che saranno quelli belli tosti, più importanti di tutti, per rendere l'Iveco veramente adatto a ogni viaggio, perché
chiaramente ce lo stiamo calzando addosso, quindi sono lavori costosissimi ma importantissimi, quindi fondamentali per la vita che vogliamo condurre io e Ele. Quindi vi saluto, per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!